Ciao e bentornato sul mio canale. Oggi andremo a vedere come riuscire ad arrivare all'isola di Melee e completare tutta quanta la missione. È una missione molto lunga, quindi andremo step per step in modo da completarla tutta e per riuscire nell'impresa dovrai vedere il video fino in fondo. Tanto per ricominciare dobbiamo andare a parlare con Kate, la piratessa dai capelli rossi, con l'elegante cappello, a Capsize Chapter, in qualsiasi avamposto di Sea of Thieves. Alla sua sinistra troviamo un tavolino con 3 libri, dobbiamo votare il primo, ossia il viaggio verso Melee Island. Una volta che abbiamo votato apparirà il pirata nobile, ossia un fantasma di colore verde. Loro due faranno una lunga conversazione e al termine finalmente ci farà vedere il luogo dove dobbiamo recarci. Prendiamo quindi la nostra imbarcazione e rechiamoci verso la scia verde e dovremo entrare esattamente, come potete vedere qua, dentro un scoglio che è diviso a metà. Quindi rechiamoci in quella posizione e inizieremo così la nostra missione. Una volta che saremo entrati dentro l'arco e sorpassato l'ingresso, la barca andrà in automatico, quindi procederà in una direzione diritta. Partiranno dei filmati, incontreremo altre navi fino a quando arriveremo finalmente all'isola. Una volta che arriveremo vicino all'isola, che è questa qui blu che vedete con tante lucine, dovremo avvicinarci e accostarci al molo e una volta arrivati scendere. Una volta che saremo approdati, il nostro scopo principale sarà quello di andare a trovare in alcune casse dei sacchettini contenenti delle monete, perché queste monete poi ci permetteranno di acquistare alcuni oggetti molto importanti per andare a completare la nostra missione. Quindi dobbiamo cercare praticamente queste casse qui che vedete. Una volta aperte, random, possiamo trovare i sacchettini con le monete. Quindi cerchiamole tutte qui intorno al porto. Terminato il molo troveremo subito alla nostra sinistra il bar. Intorno al bar ci sono diverse casse contenenti sia questo tipo di monete, vedete, che troviamo sopra i barili, ma anche i sacchettini che vi dicevo prima. Quindi cercate tutte queste casse in legno. Come vi dicevo prima, alcune casse potranno essere vuote e altre invece avranno i sacchettini con le monete. Dunque, allora, adesso dobbiamo andare qui sulla destra. Qui ci sarà, se non ricordo male, anche un'altra cassa, poi dopo ve la farò vedere. Qui c'è una moneta da andare a raccogliere e poi dobbiamo andare su per questa salita. Dunque la salita è molto lunga, la dobbiamo percorrere tutta fino ad arrivare fino in fondo, quindi in cima. Una volta che saremo arrivati in cima incontreremo un vecchio marinaio e dobbiamo fare un trucchetto per andare a rubargli un sacchettino di monete. Dunque eccoci arrivati qui su in cima, quindi pochi passi e siamo arrivati. E come vi dicevo prima, qui subito troviamo questo vecchio pirata. Dobbiamo parlare con lui, sarebbe la sentinella, e dobbiamo dire che guarda laggiù verso una nave. Quindi lui ci darà le spalle per osservare quello che abbiamo appena detto e noi quando lui sarà di spalle gli andremo a rubare il sacchettino che contiene ben 12 pezzi d'oro. Dunque, fatto questa operazione, o meglio questo furto, possiamo tornare giù al bar, allo scum bar, e cercare, come vi dicevo prima, intorno le famose casse contenenti i sacchettini. Adesso vi farò vedere dove sono, vedete, sono tutte intorno e anche sopra i barili, diamo un'occhiata perché possiamo trovare le monete. Qui non c'è nulla, poi dobbiamo controllare anche dietro e vedete che qui c'è un'altra cassa. Ed ecco qui il sacchettino. Sono tutte intorno praticamente allo scum bar, quindi non è difficile riuscire a trovarle tutte. Una volta che abbiamo scovato tutti i sacchettini contenenti le monete, possiamo finalmente entrare all'interno del bar. All'interno del bar dobbiamo trovare un posto a sedere vuoto e quindi sederci in modo da ottenere la prima onorificenza appunto per questa operazione. Quindi sediamoci
loro ci diranno che attivando il tasto R possiamo anche stare in terza persona, e quindi vedete che abbiamo sbloccato la onorificenza. Uscendo dal bar, proprio accanto alla porta troviamo un tavolo con altre monete, quindi possiamo tranquillamente rubarle perché i due proprietari stanno dormendo. Quindi prendiamole e andiamo un po' a vedere che cosa è quest'isola. Andando su per questa strada troviamo altre casse e ovviamente cerchiamo ogni volta che troviamo queste casse di aprirle e vedere se contengono i sacchettini con le monete. Stesso discorso per quanto riguarda i barili. Quindi ricordiamoci sempre di ispezionare dettagliatamente tutta l'isola e trovare appunto queste casse e le monete. Come ti ho detto all'inizio, lo scopo principale inizialmente è quello di andare a accumulare le monete, perché poi ci serviranno per andare a acquistare alcuni oggetti. Questi oggetti ci permetteranno di avanzare nella nostra missione, che è veramente molto lunga. Quindi andiamo a raccogliere tutto quello che troviamo, andiamo ad aprire le casse e poi passiamo al secondo step importante in questa missione. Una volta trovati tutti i sacchettini esterni, dobbiamo entrare nella chiesa. Una volta entrati nella chiesa dobbiamo controllare le panche, sia nel lato destro che sinistro, perché su di esse ci possono essere delle monete. È molto facile riuscire a individuarle perché, come vedete, brillano. Quindi, come vi dicevo, controllate sia da una parte sia dall'altra, perché dovreste trovare alcune monete. Una volta fatta questa operazione, quindi controllato il tutto, dobbiamo andare a vedere qui i due armadietti. Quindi aprirli, vedete qua ci sono da aprire entrambi i lati, perché potrebbero esserci i sacchettini con le monete. Proviamo anche questo, ecco, vedete, ed è qua. Riapriamo perché si è chiuso e andiamo a prenderle. Ora andiamo all'interno della prigione, che è questa casa qui. Qui possiamo trovare il sacchettino qui dentro. Dunque, procedendo e andando in fondo troviamo un tavolo dove c'è un martello. Questo possiamo decidere se prenderlo subito o prenderlo poi in un momento successivo, perché ci servirà dopo. E qui, come vedete, sulla sinistra c'è un calamaio. Ogni volta che troviamo il calamaio ci dobbiamo andare a sedere su quel punto. Dunque, a questo punto dobbiamo tornare giù al bar. Nell'ultima stanza in fondo c'è la cucina, quindi troveremo il cuoco. Dobbiamo parlare con lui. Dopo una lunga conversazione lui ci dirà che sta aspettando il suo sostituto, quindi dobbiamo cercare di farlo arrivare. Sempre all'interno del bar possiamo parlare con i tre pirati che troviamo poco fuori la stanza della cucina, e quindi facciamo una lunga conversazione con loro tre. Come ti dicevo, ci dobbiamo sedere in alcuni punti di tutta l'isola. Riusciamo a capire quali sono i punti trovando un calamaio. Comunque, uscendo subito dal bar di fronte ne troviamo appunto uno, e quindi ci dobbiamo sedere proprio qui in questa direzione. Poco più in là, guardando dal bar verso sinistra, troviamo il secondo posto dove andarci a sedere, quindi procediamo in questa direzione e qui vedete che c'è il nostro calamaio, quindi ci indica che c'è un posto a sederci e ci sediamo. In totale dovrebbero essere 10, se non ricordo male, i punti dove andarci a sedere. Un altro punto si trova esattamente all'interno del bar davanti ai tre pirati, quindi andiamo a sederci anche qua e quindi siamo a 3. Ora torniamo su per la nostra strada e qui sul lato destro troviamo un mendicante. Più che altro è uno che vende alcuni oggetti che poi andremo a acquistare, ma non acquistateli subito. Dobbiamo fare tutto per bene. Dunque parliamo con lui e quindi ci racconterà alcune cose e alla fine della conversazione ci darà il libro delle missioni aggiornate. Dunque adesso abbiamo accumulato abbastanza soldini per andare a acquistare il primo oggetto. Questo oggetto lo troviamo all'interno dello shop e vedete è questo negozio qua. Entriamo e permesso, qui sul tavolo troviamo questo pacchetto che ci viene a costare 45 pezzi d'oro. Dovremmo averli e quindi lo andiamo a acquistare. Dunque, allora, una volta che abbiamo acquistato l'uniforme da chef, qui in questo negozio ce lo possiamo andare direttamente ad indossare.
Quindi andremo a metterci l'uniforme da chef per andare a ingannare il cuoco che abbiamo trovato giù al bar. Dunque, ti avevo già anticipato prima che all'interno della prigione possiamo trovare un altro punto dove andarci a sedere e lo troviamo in fondo qua alla stanza, vedete che c'è il calamaio e quindi andiamo a prendere anche questo quarto punto, mi pare che sia. Poi dopo andiamo a parlare col tizio che si trova in cella. Una volta che abbiamo indossato l'uniforme da chef, come vi dicevo, dobbiamo tornare giù al bar e quindi recarci nella cucina, fare una conversazione appunto con il cuoco e dire che siamo i sostituti. Lui andrà a prendersi una bella pausa e a questo punto possiamo mettere le mani sulla sua cucina. Dunque, allora, se non ricordo male, qui subito troviamo uno stipetto, un mobiletto, dove possiamo trovare dei pezzi in oro. Dopo dobbiamo recarci al bancone qui della cucina e andare a leggere il ricettario. A questo punto dobbiamo fare una bella ricetta, ci dirà tutti gli ingredienti, quindi armiamoci di pazienza. Se abbiamo il martello, mi raccomando, mettetelo per terra e ricordatevi dove lo mettete, perché poi torneremo a utilizzarlo. Prima di farti vedere come funziona la ricetta, sono uscita fuori dal bar e sono arrivata sul molo. Qui sul molo troviamo un gancio, ossia questo qui. Praticamente dobbiamo andare a recuperare, grazie a questo gancio, che possiamo andare a tirare giù, una cassa qui sotto in acqua. Questa cassa servirà da portarla al mendicante che abbiamo trovato durante la strada. Dunque dobbiamo un po' lavorare qui tramite sia sopra e sotto queste corde, in modo da mettere il gancio proprio sopra alla cassa. Una volta che lo abbiamo messo sopra la cassa, lo tiriamo giù e riusciamo a tirare su la cassa. Ma prima di fare tutto questo dobbiamo fare una piccola operazione, ossia quella di andare a tagliare i cavi della cassa, perché altrimenti non riusciamo a tirarla su. Per farlo ci dobbiamo buttare in acqua e quindi cercare le due corde già un po' spezzate, vedete, e quindi andarle a tagliare entrambe, tutte e due, e quindi dopo sarà libera. Una volta fatta questa operazione, finalmente riusciamo ad agganciare la cassa e tiriamola su. Tramite le corde la possiamo posizionare verso il molo e quindi lo dobbiamo adagiare. Una volta fatto tutto questo, possiamo aprire la cassa e prendere il suo contenuto. Dunque, e a questo punto ci servirà il martello, ecco perché l'avevamo portato dietro. Procediamo e vedete che servirà il martello per andare ad aprire. Quindi andiamo a raccogliere il contenuto e lo andiamo a portare su al mercante. Quindi facciamo tutta la strada, andiamo dal mercante e gli diamo la cassa. Una volta consegnata la cassa, lui ci premierà con un biglietto. Ecco che ci consegnerà il biglietto, questo qua. Quindi andiamo a prenderlo e continuiamo con la nostra lunghissima missione. Dunque a questo punto dobbiamo tornare nella cucina, ma dobbiamo andare, tra virgolette, a drogare alcuni pirati che si trovano qui al bar. Per farlo utilizzeremo un boccale e quindi il grog. Vedete, questi qua dobbiamo andarli a versare 3 volte il grog nel loro bicchiere per riuscire a fare sì che si addormentino. Una volta che saranno addormentati dobbiamo rubargli il bottino, perché ci servono ancora monete per andare a acquistare altri oggetti. Quindi procediamo con questo piccolo inganno. Quindi controlla tutta la sala, dove ti apparirà che gli devi dare da bere. Bisogna dare da bere 3 volte il grog. Se l'hai finito, vai a ripetere l'operazione lì dalla botte, riempi il boccale e ricomincia. Una volta che, come ti dicevo, avranno bevuto per ben 3 volte il boccale, cadranno in un sonno profondo. A quel punto si potrà procedere con rubargli le monete. Aspettiamo che questo qui beva per 3 volte e in teoria si dovrebbe addormentare. Ecco, vedete? E a quel punto gli rubo la borsa, quindi 35 pezzi d'oro. Facciamolo con tutti quelli che troviamo all'interno del bar. Se noi parliamo con la guardia che c'è in fondo alla strada, quindi dopo la chiesa, lui ci parlerà di un appuntamento a mezzanotte, però purtroppo l'orologio che c'è in città non funziona bene, quindi a questo punto dobbiamo recarci ad aggiustare l'orologio.
Infatti uno di quei pirati che abbiamo fatto addormentare ci fornirà la chiave dell'orologio. Allora la porta per entrare la trovate qui. Entriamo e andiamo su per le scale e rechiamoci nella stanza dell'orologio. Dunque qui dobbiamo uscire, andare a destra e salire ancora. E qui c'è un'ultima porta, possiamo aprire tranquillamente anche questa porta tramite la stessa chiave. E qui ci troviamo a trovare un sacchettino con altri pezzi di oro e finalmente l'orologio che dobbiamo andare a spostare le lancette e portarle sulla mezzanotte. Avviciniamoci quindi all'orologio, gli dobbiamo togliere questo meccanismo che è bloccato, quindi queste ossa, e a quel punto tornare al timone e riuscire a spostare le lancette e mettere sulla mezzanotte precisa. Per farlo dovete semplicemente girare il timone e portare le lancette sulla mezzanotte. Allora mettiamo la mezzanotte precisa e a questo punto abbiamo fatto un'altra onorificenza. Torna ora nella cucina del bar e procediamo con la nostra ricetta. Andiamo a tagliare la cipolla, poi raccogliamola e buttiamola dentro il pentolone, perché qua dobbiamo andare a cuocere tutti gli ingredienti, poi passiamo al porro, stessa operazione, e poi la andiamo a buttare nella pentola. Poi ci servirà, vediamo un po', ecco anche questo ingrediente, lo andiamo direttamente a buttare nella pentola. Poi cos'altro c'era scritto? Comunque tutti gli ingredienti li troviamo nel ricettario. Aggiungiamo poi il cosciotto dentro la pentola, anche i fiori di barboncini dei pirati, e quindi adesso ci serve l'ultimo ingrediente, ossia il pesce. Il pesce lo troviamo qui fuori, lo dobbiamo andare a pescare. Quindi prendiamo la chiave che trovate qui vicino al mobiletto e apriamo quest'altra porta. Qui proprio appena usciamo di fronte possiamo pescare come facciamo sempre su Sea of Thieves tramite la nostra canna da pesca, e quasi subito troveremo il pesce che ci serve per continuare, o meglio completare la nostra ricetta. Come dicevo è abbastanza facile perché subito andremo a beccare il pesce giusto. Eccolo qui, quindi prendiamolo e andiamo a buttarlo dentro il pentolone. Dunque buttiamolo, e credo, se non sbaglio, che abbiamo completato tutti gli ingredienti. Adesso ci fornirà, vedete, lo stufato ghiotto. Questo qui lo dobbiamo andare a portare dietro la chiesa, ossia ai barboncini. Qui troviamo uno scheletro con un violino in mano. Allora lui inizierà una conversazione, noi dobbiamo andare il cosciotto a questi barboncini che vedete qui, li dobbiamo adeggiare qua nella loro mangiatoia. Dopo un po' partirà un'animazione, lui continuerà a parlare. Comunque loro dovranno mangiare questo cosciotto che abbiamo appena cucinato, vedete, e poi andranno ad aggredire lo scheletro e loro diranno in 1000 pezzi. Vediamo un po' la scena, ecco qua che diventano cattivi. Tutto questo ci servirà perché abbiamo bisogno di andare a rubare quelle caramelle che vedete rosse che si trovano dietro lo scheletro, queste qui che lui ha appena ingoiato. Quindi speriamo che presto i barboncini attaccheranno. Ecco, perfetto, l'hanno attaccato. Dopo loro scapperanno con in bocca anche un pezzo di un suo arto, e noi saremo liberi di andare a raccogliere finalmente un po' le caramelle, ma anche quel sacchetto con i soldi. Ora procediamo nella missione. Se torniamo sulla torre dell'orologio, non ti ho fatto vedere prima, qua andando troviamo un altro punto dove andarci a sedere, perché come ti ho detto i punti sono 10, quindi qui sul tetto proprio di fronte alla chiesa troviamo un altro punto. Dobbiamo arrampicarci qui sul tetto e qui troviamo l'altro punto. Questo è un po' più complicato da andare a trovare. Dunque a questo punto bisogna tornare allo shop e andare a acquistare queste corde che ci costeranno 70 monete. In teoria dovremmo averle, quindi andiamo a comprarle e torniamo direttamente all'interno della nostra prigione, perché adesso andremo a liberare
aprire le celle, quindi liberare anche il tizio che c'è lì dentro. Dunque utilizziamo la caramella all'interno qui dove si inserisce la chiave, poi mettiamo la corda e infine tramite la nostra lanterna dobbiamo ad accendere. Quindi utilizziamo la lanterna, avviciniamoci e accendiamo, aspettate, accendiamo la miccia. Una volta che abbiamo acceso la miccia esploderà la porta e quindi possiamo liberare il prigioniero. Dunque, nella cella accanto al prigioniero troviamo l'arto che ci servirà ad andare a inserire dentro lo scheletro che era stato ucciso precedentemente dai barboncini. Dunque, riepilogando, un braccio l'avevamo trovato all'interno dell'orologio e il secondo è questo qui, quindi dobbiamo andarlo a mettere nello scheletro che si trova qui dietro la chiesa e dobbiamo ricomporre tutto quanto il corpo. Questa invece la andiamo a ottenere andando a raccogliere nella cella questa noce di cocco e la dobbiamo andare a scambiare all'interno del bar. Quindi ritorna al bar, recati fino in fondo prima della stanza del cuoco e qui sul camino troviamo due teste. Dobbiamo fare una conversazione con loro, poi sostituiamo una testa con la noce di cocco e procediamo con la nostra missione. Una volta che abbiamo questo scheletro in mano, più che altro il teschio dello scheletro, dobbiamo andare su tutti i punti che abbiamo affrontato finora. Quindi su dal vecchio dove eravamo andati proprio all'inizio, poi parlare col mercante e lui tanto ci parlerà. Poi nella chiesa, poi nella cella e così via. Dunque, fatti tutti i punti, possiamo finalmente andare a posizionare la testa sul nostro scheletro ed ecco qui che l'andiamo a mettere. Vabbè, lui parlerà un pochettino, poi dopo ci verrà fuori che possiamo andare a posizionare, ecco, vedete, la testa. Dunque, adesso il nostro scheletro è quasi composto, però se non ricordo male gli manca la gamba. Dunque ora abbiamo abbastanza soldi teoricamente, quindi torniamo dal nostro mercante e compriamo i 3 pupazzetti. Questi 3 pupazzetti di peluche, vedete, li dobbiamo portare giù al bar e consegnarli, più che altro regalarli al cane che troviamo lì all'interno. Con lui faremo uno scambio, ossia i pupazzetti in cambio di un osso che ha in bocca. Quell'osso sarebbe praticamente la gamba del nostro scheletro. Dunque eccoci qua, effettuiamo lo scambio, lui prenderà il pupazzetto e in cambio possiamo rubare l'osso. Quindi a questo punto, una volta che abbiamo l'osso in mano, ritorniamo su dallo scheletro e andiamo a mettergli la gamba. A questo punto, ricollegato tutti i pezzi del nostro amico scheletro, lui si alzerà e andrà a parlare con la guardia. Perché comunque la guardia ci aveva detto che aspettava un sostituto, quindi noi andremo a far passare questo scheletro per il sostituto, ossia quello lì che è stato sbranato dai barboncini. Quindi aspettiamo che lui si rechi lì dalla guardia e poi procediamo con la missione. Dunque, eccolo qui che stava arrivando, è un po' lento, ci mette un sacco di tempo, però arriva. Ovviamente inganneremo anche questa sentinella, o meglio guardia. Lui dirà che è un po' cambiato, però comunque alla fine sarà ingannato e ci lascerà il posto. A questo punto possiamo entrare finalmente dentro questa nuova parte dell'isola. Dunque subito andiamo alla villa. Una volta entrati qui sulla destra sul tavolino troveremo un'altra borsa con le monete. Subito saliamo e qua dobbiamo bussare ben 5 volte, dopodiché butteremo giù la porta. Dunque, finalmente riusciamo ad entrare perché buttiamo giù tutto e lui comincerà a parlarci un sacco. La conversazione sarà molto lunga, noi controlliamo sempre dentro agli armadietti o alle casse se troviamo altre monete d'oro e come vi dicevo la conversazione sarà molto lunga e alla fine finalmente possiamo entrare nella sua camera da letto. Ecco, è questa porta qui, quindi la andiamo tranquillamente ad aprire e controlliamo un po', apriamo questa cassa e apriamo anche le tende. Così abbiamo più luce, prendiamo la borsa
e qui dobbiamo andare a aprire il letto. Più che aprire togliamo la coperta, vedete qui troviamo 3 scimmiette che scappano via, però andiamo a raccogliere sia la busta che la chiave per andare a aprire questo forziere. Questo forziere è molto importante perché ci dà delle armi da combattere contro gli scheletri. Infatti dobbiamo utilizzare questa bottiglia di chinotto per andare a sterminare tutte le ondate di scheletri che adesso arriveranno. Come vi dicevo, utilizziamo la bottiglia di chinotto e li spruzziamo addosso e quindi loro muoiono. Non dobbiamo utilizzare altre armi e dobbiamo farli tutti quanti. Possiamo ripetere l'operazione se moriamo andando a riprendere nella cassa le altre bottiglie. Dunque dobbiamo far fuori tutte le ondate di scheletri perché dopo, una volta che abbiamo sconfitto tutti quanti gli scheletri, finalmente si aprirà una nuova porta, ossia questa qui dopo lo shop dove trovate le lanterne verdi. Qui dentro dobbiamo andare a buttare dentro il pozzo la nostra bottiglia. Una volta fatta questa operazione di gettare la bottiglia qui dentro del chinotto, apparirà una nuova tizia che ci racconterà un po' di cose, però ancora non dobbiamo finire perché la missione non è finita, quindi attenzione a non parlare ancora con lei. Dobbiamo a questo punto, prima di parlare con lei, che poi è la fine, andare a acquistare dal mercante l'ultimo oggetto, ossia il libro. Eccolo qua. Adesso andiamo a prendere gli ultimi 2 posizioni dove ci dobbiamo andare a sedere. Una è questa qui dove c'è il tavolino, vedete che c'è il calamaio, una è qui fuori proprio di fronte all'ingresso della villa. Dunque usciamo e andiamo a sederci qua, che è l'ultima posizione. Una volta prese tutte le posizioni che più o meno vi ho fatto vedere, penso tutte, quindi se ne ho saltata qualcuna non credo, ma comunque le trovate perché vedete il calamaio. Quindi andiamo a parlare finalmente con la signora che avevamo trovato in precedenza. A questo punto, ragazzi, saremo completamente sfiniti. Qua c'è da cliccare ma comunque non ci dà nulla, e parleremo finalmente con lei alla fine e abbiamo fatto tutto il possibile, quindi possiamo tornare finalmente a casa. Quindi partirà una lunga conversazione e a questo punto aspettiamo semplicemente che finirà e poi ci darà tutte le ricompense di questa infinita missione. Dunque, se non riuscite in qualche passaggio, naturalmente fatemelo sapere qui sotto nei commenti, che cercherò di aiutarvi. Vi ringrazio, mi raccomando mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale perché arriveranno altri video. Dunque, come potete notare abbiamo finito finalmente, perché era veramente lunghissima. Alla fine ci ributterà sulla nostra bella nave e ci darà tutte le ricompense di questa infinita quest. Ciao a tutti ragazzi e alla prossima!